Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale, noi siamo i Rolling Bears, io sono Elena. Io sono Luca. E oggi siamo qui per parlarvi della On-One Hello Dave. Ciao Davide! La On-One Hello Dave è un hardtail che possiamo definire estrema, infatti ha delle geometrie molto radicali. Vediamo un angolo sterzo di circa 61 gradi all'anteriore, un reach di 445 mm, un carro estremamente lungo con 458 mm di lunghezza. Il montaggio vede all'anteriore una DVO Onyx SC D1 con 170 mm di escursione, ruote Veltec ETR Extra Day, canale da 30 mm, con gomme Maxxis Minion DHF all'anteriore e Minion DHR2 al posteriore da 29x2,4. Queste componenti sono state utilizzate anche per i video della Pipe Dream Moxie, sia in formato 29 che in formato mallet. Vi consigliamo di recuperarli. Il resto delle componenti vede freni SRAM Coder SC, trasmissione Shimano, telescopico e F13 vario da ben 180 mm. Per maggiori informazioni sulle geometrie di questo telaio e sul montaggio vi lasciamo in descrizione il link all'articolo sul nostro blog Rolling Bears MTB Blog. Parlando di quelle che sono state le nostre impressioni sulla bicicletta, la Hello Dave ci ha piacevolmente sorpreso. In salita l'abbiamo trovata molto efficiente. Grazie difatti alle sue geometrie, nonostante il peso di circa 16 kg di bici, non abbiamo mai avuto la necessità di andare a caricare l'avantreno, ma anzi abbiamo sempre, anche su salite molto ripide, avuto la possibilità di guidare stando centrali alla bicicletta, il che è una cosa molto positiva. Quindi pedalata morbida, ci aiuta anche la corona da 30, ci prendiamo il tempo che ci serve e arriviamo fino in cima. Passando invece alla parte divertente, visto che siamo arrivati in cima, si va alla discesa. In discesa si è rivelato un telaio estremamente stabile e veloce. Infatti permette di affrontare le linee più scassate con molta confidenza, nonostante non abbia un ammortizzatore posteriore. Le vibrazioni percepite non sono state tantissime, questo perché il carro è estremamente lungo e flessibile, di conseguenza le assorbe molto bene. Al contempo il movimento centrale è molto alto e permette di spostarsi molto agevolmente sopra la bici, ed è molto utile perché una bicicletta così lunga, per spostare i pesi bisogna fare movimenti molto ampi e decisi. Infatti quando si passa nel guidato, che bisogna guidarla la bicicletta nelle curve molto strette, soffre un pochettino ed è anche un pochettino difficile nei cambi di direzione, perché appunto è tutto molto alto. In ogni caso, con una buona tecnica, e anche perché il telaio centrale, il triangolo principale è estremamente rigido, si riesce comunque a portare a casa praticamente tutto. Ovviamente ci abbiamo anche provato a saltare con sto bestione, e non è che lei non salta, è che data la geometria di questo telaio, come diceva giustamente prima Luca, ha bisogno di movimenti ampi e decisi, e questi movimenti devono essere ancora più esaltati, ancora più enfatizzati nel momento in cui si va a saltare. Serve una grande forza fisica perché lei è piantata. In ogni caso la Hello Dave è una bicicletta estremamente divertente e, nonostante sia un hardtail, secondo la nostra opinione il suo spazio sono i bike park oppure quel freeride un pochettino hardcore, un pochettino estremo, che magari qualche amatore o qualche professionista può praticare durante l'inverno, quando insomma utilizzare una via ammortizzata in condizioni di fango non è consigliabile, ecco. Infatti questo telaio inglese ha una distanza tra i foderi e la gomma notevole, quindi permette di drenare molto bene il fango. Comunque certamente non è un telaio che forse un principiante va a pensare come prima scelta, a meno che tu non sia un pazzo scatenato, allora va bene tutto. Però ecco, è una bici che richiede comunque non una tecnica eccellente, ma una buona base. Quindi un biker con delle competenze tecniche buone sicuramente può trarne dei benefici e può divertirsi. Sicuramente c'è da dire che è anche un telaio che
che può non piacere perché è molto Sì. lungo, è molto aperto, è molto radicale, è molto poco giocoso. Sì. Quindi una persona quando va a scegliere questo telaio è perché vuole una bicicletta estremamente stabile che ricorda quasi il feeling di una DH, però con escursione un po' minore e con zero escursione dietro. Bene, e con questo è tutto, siamo arrivati alla conclusione di questo video. Siamo molto felici di aver portato come ritorno, grande ritorno sul canale, questa bicicletta, in quanto questa non è la nostra bici, ma si tratta della bici del nostro amatissimo sponsor Nicola, che avrà possibilità prossimamente di utilizzarla. Purtroppo non è stato molto bene. Gliel'abbiamo rubata. Detto questo, ringraziamo chi è riuscito ad arrivare in fondo a questo video, e se il video vi è piaciuto, se questo tipo di contenuto vi piace, fatecelo sapere per favore e mettete un like. Ma cosa ancora più importante per noi, forse, visto che abbiamo questo progetto Rolling Bears MTB Blog. MTB Blog anche all'attivo e che vorremmo portare avanti, iscrivetevi al canale, perché per noi un'iscrizione è molto importante, ci fa capire che quello che facciamo piace. Sì. Se poi volete donarci, abbiamo aperto anche un Buy Me a Coffee, Sì. se volete farci qualche donazione e finanziarci economicamente per portare questi tipi di contenuti che stiamo cercando di fare sempre più professionali e sempre più ricchi. Con questo è tutto, noi vi ringraziamo tantissimo per essere stati con noi, un saluto da Elena Luca e il buon Nick. e il buon Nick, alla prossima!